Ciao a tutte, io sono Iman E io sono Selam, e questo è My Zone, un podcast sulla vita nei quartieri di periferia. per scoprire insieme le voci e le storie delle periferie milanesi Quelle vere, quelle autentiche. e quello in cui un po' ci siamo conosciute. Vero. Bentornata a My Zone. Ho una domanda da farti su un tema che ci piace tantissimo affrontare, di cui discutiamo animatamente. Sono curiosa. Allora, l'hip hop, una cultura e una musica che ci ha cresciute, che ci unisce e di cui vogliamo parlare, perché spesso se ne parla un po' male, secondo me. Però la mia domanda è: quando hai incontrato una canzone nella scena rap italiana, però, che hai detto ok, questa canzone parla di me, parla di qualcosa che conosco, parla del mio quartiere, del mio contesto sociale? Successo di recente, dico la verità, è successo nel 2021, No, proprio l'altro ieri. ieri. Stavo cercando una canzone di mio fratello Ilyes che rappava e sono incappata in Routine di Neima Ezza, perché portava il suo stesso titolo. E da lì sono entrata in questo loop in cui sono rimasta affascinata dal loro modo di raccontare i nostri quartieri, gli spaccati estremamente vicini al mio, quell'idea quasi di una periferia, di una vita come se fosse in un set cinematografico, che è un po' quello che trasmetteva anche mio fratello Ilyes nei suoi pezzi. Quindi è stato un po' quello il momento in cui mi sono un po' rivista. Il tuo invece? No, io non l'ho ancora trovato questo momento. Zero? No, mi hai stupito con questa risposta, perché non credevo fosse possibile. No, nel senso che io l'hip hop lo adoro, ma non in lingua italiana. Cioè, almeno abbiamo più o meno la stessa età, io sono un po' più grande di te, però siamo cresciute con Fabri Fibra, i Club Dogo, Marra, che erano un po' i re di Milano, no? In termini di hip hop. Solo Marra parlava, per esempio, del suo quartiere, delle dinamiche anche sociali, no? Che Della c'erano. Barona. Cioè lui era il re della Barona, capito? E tutti lo sapevano. E a me quelle canzoni, oppure tipo, non so, se penso a Oscar Wilde con Le case popolari hanno un certo flow, quella è una roba che ti fomenta, che ti fa anche sentire che sì, è vero, vieni dalle popolari, ma questo non vuol dire che tu non abbia stile, questo non vuol dire che tu non possa in qualche modo essere anche una voce di qualcosa. Quindi quell'elemento lì forse erano gli unici momenti in cui mi sono sentita che quella canzone proprio mi doveva entrare nel cervello. Però no, lingua italiana, niente. Zero. Sì, forse diciamo che avendo vissuto a fianco al mio fratellino, che era appassionato di hip hop, che mi portava sempre in studio con lui. Dov'è che andava in studio? Lui andava al Rabbi Studio, che è uno studio in Corvetto, nello specifico uno spazio dedicato a Lorenzo Furfari, che è un ragazzo che si è tolto la vita, e il papà ha deciso di mandare avanti la sua passione per l'hip hop, finanziando questo spazio, permettendo ai giovani di registrare a prezzi calmieratissimi. No. E quindi Ilyes partiva da Quartoggiaro e arrivava fino a Corvetto per... Che vasca! Sì. Cioè, per chi non conosce Milano, suo fratello faceva almeno un'ora e mezza di strada Sì. con mezzi pubblici per arrivare in studio. Andata e ritorno. Andata e ritorno, Sì, esatto. però era una bellissima opportunità, perché comunque fare musica in realtà è estremamente costoso. È estremamente costoso, e infatti devo dire la verità che anche noi col cantiere abbiamo spesso attivato lo studio di registrazione, ma proprio anche in relazione alle persone che frequentavano il laboratorio hip hop. Noi abbiamo avuto per anni un laboratorio hip hop, No Mama Project, quindi un progetto che diciamo cercava di sviluppare un modo di fare hip hop, intanto vabbè che non desse spazio al sessismo, per cui cercare di limitare, no, che il dissing divenisse un momento di espressione del macismo, ma invece il dissing come espressione di capacità dialettica, no? E allora dici ok, se togli queste parole di cosa sai parlare? Cioè se togli la madre di cosa parliamo, no? E poi anche il fatto, vabbè, che registrare sì, era iniziata a diventare un'esigenza sempre più diffusa. Mi ricordo che negli ultimi anni prima del Covid venivano un sacco di ragazzi di San Siro, ma non poi magari per registrare veramente la traccia masterizzata bene, però anche solo per provare davanti a un microfono, per sentirsi un po', cioè sentire anche un po' quella dimensione, no? Sì, quella anche di professionalità, sì, di mettersi in gioco. Sì, avere quello spazio di possibilità di creare
E quindi no, il laboratorio per me è stato un'esperienza molto, molto arricchente. Cioè noi davamo molto risalto al fatto che si potesse reppare anche in lingue diverse. Cioè vuoi reppare in spagnolo, vieni a reppare, vuoi reppare in arabo, vieni a reppare, non ce ne frega niente, anche sul palco. E questa cosa devo dire che ha avvicinato un sacco di ragazzi di origine straniera, magari arrivati qua non da bambini, ma magari già da adolescenti, e con già magari la capacità di reppare nella propria lingua madre. Poi arrivi in Italia e non sei più forte nel Ma tra freestyle. l'altro, sbaglio, Neima aveva fatto parte di quei laboratori, perché se non sbaglio l'ho visto in un'intervista che... Allora, lui non ha fatto parte dei laboratori, anche perché nell'età forse in cui si arriva, diciamo, al laboratorio hip hop, lui già viveva a Baggio. Però nel periodo 12 anni in cui iniziava ad avvicinarsi all'hip hop, noi organizzavamo spesso i block party in quartiere e mettevamo sempre a disposizione il microfono per chi voleva fare rap, perché sapevamo che era un elemento che attraeva tantissimo proprio quei ragazzi in quell'età, 12, 13, 14 anni, no? Che erano un po' inafferrabili, se no. E quindi mi ricordo, lui a un certo punto, quando ci siamo rivisti allo spazio di mutuo soccorso, quando stava registrando Perif, a un certo punto mi fa vedere dal cellulare, aveva un video sgranatissimo, in bassissima qualità, di lui che riceveva il microfono da Afiz, che invece faceva parte del laboratorio hip hop e che è stato un maestro per tantissimi ragazzini, perché comunque vedere un ragazzo tunisino più grande di te, mezzo tunisino, mezzo egiziano, che sta rappando, che rappa anche in arabo, che ci insegna le parole, perché poi diventano le parole della sua canzone. Cavolo, quello è stato potente, cioè vedere che lui riconosceva questa cosa. Tra l'altro l'ha anche citato di recente in una canzone. Io personalmente faccio hip hop e la musica che faccio è musica hip hop, e volevo condividere con voi un pezzo che ho scritto proprio su questo argomento, sull'integrazione, sul fatto di provenire in un posto e perché la gente scappa da un posto. E il pezzo fa più o meno così. Tutto è cominciato quando l'avete colonizzato, quando l'avete schiavizzato, derubato, separato anni fa. La storia ha raccontato di quando avete torturato Don Imano che ha lavorato per voi in Africa. Grazie a voi sono arretrato, grazie a voi sono nato. Tra l'altro, parlando appunto di lingue, negli ultimi 4-5 anni abbiamo visto un po' uno scenario diverso della scena rap italiana, perché per la prima volta nel mainstream dell'hip hop italiano, cioè vediamo dei testi che non presentano solo l'italiano, non presentano solo il francese, non presentano solo lo spagnolo, ma presentano anche lingue non europee, e nonostante questo sono i pezzi più ascoltati in Europa. Cioè sta roba è surreale se ci pensi, cioè riuscire proprio a varicare qualsiasi confine rimanendo sempre, no, in cima agli ascolti. Ed è una cosa che ha portato la nuova generazione di artisti con background migratorio, cioè ha connesso stati, nazioni, continenti in una maniera surreale. Diciamo che in Italia, ma non solo in Italia, anche in Spagna, si stanno un po' ricreando le basi di una comunicazione di un rap mediterraneo. Perché gli artisti che oggi noi sentiamo essere più anche incisivi, parlare di cose che davvero ci coinvolgono, che davvero parlano nei nostri quartieri, riescono anche a parlare al di là del mar Mediterraneo. Parlano al Nord Africa, comunicano con i rapper nordafricani che stanno spingendo tantissimo e ridefinendo anche l'hip hop a livello mondiale, riescono a parlare con i rapper in Spagna, guarda Morad per esempio come si connette tantissimo con i rapper di cui abbiamo parlato finora, con i rapper francesi, Germania, l'Olanda, con l'Olanda. Ma perché? Perché comunque adesso queste lingue possono essere considerate non europee. Cioè l'arabo può essere considerata una lingua non europea? Non lo so, è una bella domanda, no? Cioè viene parlata tantissimo, cioè a San Siro probabilmente se non lo so, se non sai due parole di Darija o di arabo non vai da nessuna parte. Diciamo che sì. No, tra l'altro, dato che un po' in questi mesi abbiamo visto moltissimi giornalisti, opinionisti parlare di sessismo nell'hip hop, cosa sempre stata presente, però dal momento che sono artisti razzializzati a fare rap, allora torna un tema cardine, no? Cruciale, perché dobbiamo etichettare e stigmatizzare ancora di più. Tu un po' cosa pensi
di quest'idea di hip hop e rap sessista, considerando anche che vediamo degli artisti che espongono molteplici fragilità, no? Denunciano la violenza domestica, penso all'ultimo album di Simbalaru, Tunnel, con Amore di mamma, in cui denunciano la violenza domestica del padre. Ma secondo me è un tema molto ampio. Io credo semplicemente che la cosa più giusta da dire sia che pensare che il sessismo sia un prodotto artistico è proprio un errore. Cioè è un errore di prospettiva. Diciamo che esiste un'Italia fortemente sessista, esiste un'Italia dove i femminicidi sono molto alti, dove la violenza domestica è molto alta e dove se tu parli della tua vita probabilmente, anzi è quasi, cioè mi viene da dire meno male che scoperchiano, meno male che danno una rappresentazione così reale, no? Cioè senza filtri, senza bisogno anche di magari riparare loro a questi problemi. Cioè, l'Italia è sessista e lo si legge anche dalla musica che viene prodotta in questo paese. Sicuramente serve una riflessione su questo, ma non so quanto un ragazzo di 20-22 anni possa essere già arrivato a fare questa riflessione, certo. No? Cioè, guarda Gali, per esempio, no? La sua evoluzione parla della maturazione a cui possono arrivare. Sì, quindi è inutile bastonarli adesso. Adesso dobbiamo dire meno male che hanno scelto la musica e che non hanno scelto la strada. Esatto. Cioè, forse questa è l'unica cosa di cui dobbiamo essere un po' consapevoli oggi. Poi non lo so, ecco, c'è da dire che non mi riconosco in alcune tracce, perché è una traccia in cui il corpo della donna è usato come un sacchetto. No, questo lo devo dire. Quindi ci sono delle tracce dove mi riconosco e mi ritrovo e ci sono delle tracce in cui non mi riconosco, ma d'altronde alle donne razzializzate succede spesso. Ci ritroviamo quando parlano di razzializzazione, quando parlano di profilazione razziale, quando parlano della nostra condizione socio-economica e poi però si dimenticano che siamo le loro più grandi fan e iniziano a parlare di alcune cose in un certo modo. Beh, perché vengono premiati comunque per tutto questo macismo. Io questo penso. Comunque, a proposito di pezzi che forse posso dire di essermi ritrovata, Casa di Neima, beh, quello è un pezzo che parla di San Siro. Sì. Parla di San Siro, parla di popolari. Sì. Questi sono anche temi su cui ci soffermiamo tanto nelle nostre chiacchierate e la casa è uno dei temi che affronteremo nella prossima puntata, per cui vi lasciamo con questo pezzo di Neima Ezza, Casa, che rappresenta benissimo quello di cui vogliamo parlare. Sono per strada, piove forte, ritorno questa notte, mi aspetti sveglia alle coperte, ho preso le mie colpe, ho il corpo pieno di ferite, autolesionismo, 1000 problemi da dove uscire, c'ho il sorriso finto, mi manca casa, ho fatto troppa strada per tornare a casa.